Naviganti del hobby, bentornati. Allora, ho una novità, ve la farò vedere in un video dopo perché stiamo andando avanti col tutorial, ma la Greenstaff mi ha mandato questo arco meraviglioso che è la nuova lampada LED per le miniature, e la cosa molto bella è che ho preso anche, mi hanno mandato il supporto da streamer, e quindi da oggi vedrete finalmente delle inquadrature migliori piuttosto di quelle di lato che facevo io, che ho visto anche negli ultimi commenti, e avete ragione, qualcosa ogni tanto sfugge perché giustamente non vedo il video. In questo caso invece riuscirò a farvi vedere da oggi in poi delle diciamo inquadrature come si deve. Quindi bene per questa upgrade. Andiamo avanti con i Sons of Horus. Ho fatto già due prove con la Grellan Green e con l'Oak Turquoise, e vi dico che useremo l'Oak Turquoise. Lo vediamo dopo la sigla. Qua ragazzi, a parte tutto, guardate che bella inquadratura, davvero questa è fantastica. Posso fare un grandangolo oppure addirittura andare verso il 3x e farvi vedere le miniature veramente bene. Quindi bene per questo upgrade che serviva davvero allo studio. Ecco che ho messo a fuoco. Nel frattempo vi faccio vedere questo. Allora, questo è il famoso Akellan Green che volevo utilizzare, ma se guardate la sfumatura che lascia è molto scura e azzurrognola, non ha niente a che fare con i Sons of Horus. Ovviamente io rimedio tranquillo perché farò un dry brush con il verde Sons of Horus e lo risolvo. Di qua invece ci siamo, questa è la giusta ombra che ci serve. Ora l'unica cosa, e questa l'ho fatto per la prova appunto per iniziare il tutorial con voi oggi, faremo ancora più diluizione. Mi sono procurato praticamente delle pannette, quelle che uso per il caffè. Qui dentro metteremo il Technical Contrast Medium e il Terradon Turquoise a questo punto, e con il Terradon Turquoise, mi sa che vi ho detto Oak Turquoise nella presentazione, ma è il Terradon che useremo. Il Terradon effettivamente è il verde giusto. Ora va mescolato veramente tanto, quindi lo farò all'interno di una di queste vaschettine di plastica, in modo tale che metto veramente uno a uno il contrast medium insieme, perché lo voglio ancora più leggero, in modo tale che lavoriamo sulle trasparenze e abbiamo più effetto trasparenza rispetto a quello che avevamo preparato all'inizio. Se guardate, quello che abbiamo preparato all'inizio è questo, no? E quindi vedete che abbiamo del verde scuro e delle luci bianche che devono in trasparenza diventare verdi, però così è troppo scuro, non riusciamo a lavorare sulle trasparenze. Quindi faremo adesso una prova con le trasparenze superiori ancora, e quindi a quel punto vedremo finalmente di cosa stiamo parlando realmente. A tra poco. Altra cosa che vi faccio vedere prima di cominciare è questa. Queste pipettine, che servono soprattutto per l'aerografo, servono a prelevare il colore. Io sto mettendo nella pannetta, diciamo, fino a questa tacca di contrast medium, in modo tale che adesso quando entro dentro il colore e lo pesco, so che ho esattamente l'1 a 1. Eccolo qua. Questo è 1 a 1. È l'unico modo per essere sicuri di avere la stessa dose. Chiaramente voi potete utilizzare un pennello, ma non è la stessa cosa, non sarete mai sicuri di aver fatto 1 a 1. Questo è 1 a 1 al 100%, e vediamo quanto rimane trasparente. Vi dico già che guardandolo potremmo schiarire ancora di più per lavorare ancora di più sulla trasparenza. Comunque intanto proviamo così, vediamo cosa salta fuori. Tanto sicuramente dopo dovremo fare un intervento con il dry brush per avere una migliore resa, diciamo, della trasparenza e di nuovo il colore loro principale. Però diciamo che già in questo modo qui abbiamo un, diciamo, colore che ci permette di ragionare. Allora mettiamo acqua, tenete il pennello
abbastanza inumidito. Io adesso sto usando un Monster Blush che in realtà è una sorta di pennello wash della Army Painter, e comincio a passare praticamente su tutta la miniatura, e vedete che effettivamente con il medium il colore rimane più gel, e in questo modo mi permette di distribuirlo e fare in modo che vada in trasparenza. Quindi io non lo tengo lì sul posto, ma lo trascino verso l'alto, e vedete che vado a finire che ne uso molto e lavoro sulle trasparenze. Eccolo qua, adesso ovviamente quindi prendo un po' di più, vado sulle zampette dello Space Marine, eccolo qua, e vedete che l'effetto lo fa. Adesso non ci resta che fare un bel timelapse, finire di passare tutta quanta la nostra miniatura con il Terradon Turquoise, che è una sorta di verdognolo che dà quasi qualche colorazione verde mare, diciamo, e quando abbiamo finito vediamo come andare avanti. Certamente non potremo lasciarlo così, perché non sembrano più Sons of Horus, bisognerà praticamente aiutare le ombre, e vedete qua per esempio la faccia è esattamente come un wash. Io vado avanti a distribuire praticamente il colore e lo vado a levare dal volto in questo modo qui, andandolo a distribuire sul resto della miniatura, in modo tale che, come vedete, alla fine della fiera viene fuori praticamente una miniatura veramente più scura, ovviamente, e però con le sue ombre al posti giusti. Chiaramente certe cose diventeranno nere e quindi non rimarranno, anche se ora le copro, di questo colore, perché per esempio il bolter piuttosto che la spalliera, piuttosto che questi due pezzi qui, diventeranno neri, e quindi ok, no? Allora, quello che ci interessa ora è lasciarli asciugare. Dovrebbe l'effetto essere più o meno questo una volta asciutto, e quindi dopodiché andremo avanti con un leggerissimo dry brush di Sons of Horus, che farà in modo di farci tornare alla sua colorazione iniziale, in modo tale che sfruttiamo di nuovo praticamente il suo colore originale, e dopodiché andremo a fare un altro po' di luci. Se andate ancora più in trasparenza, in questo caso veramente avete l'effetto che vi dicevo con l'aerografo, cioè lavorate talmente tanto con il contrast medium, adesso magari ne aggiungo un po' così proviamo, che effettivamente potete avere una resa quasi stile wash. Scusate se ho spostato la telecamera, vediamo un pochino se riusciamo a fare questa cosa. Mi raccomando, attenti che dovete aver lavato la pipetta, se usate la stessa, in modo accurato, perché chiaramente tornate nel trasparente. Adesso io metto un 2:1 di contrast medium e vediamo che differenza fa quando andiamo a stenderlo. Dopodiché, insomma, quando troviamo la, diciamo, disposizione giusta, comincio con il timelapse. Io adesso vado a mescolare di nuovo, vedete che diventa proprio più trasparente, e andiamo a provarlo sopra il nostro marine. Allora lo stacchiamo da qui, me ne sono già preparati altri due con l'holder della Red Grass, che effettivamente in questo caso è utilissimo. Vado a mettere a fuoco la miniatura, così avete il fuoco giusto. Perfetto, eccolo qui, credo, meno male che adesso abbiamo questa nuova postazione che ci permette di vedere, e andiamo a provare. Io dico che è meglio ancora, e anzi andrei ancora più in trasparenza, vi dirò la verità. Quindi per ora sono in rapporto 2:1. Chiaramente voi fate la vostra scelta, vedete cosa per voi è meglio, in modo tale che sappiate dove andate a parare praticamente, no? In realtà se lavorate troppo in trasparenza fate poche ombre, quindi piuttosto io preferisco personalmente sporcarlo un po' di più, e dopodiché correggere tutto quello che ho sporcato andando a utilizzare appunto un dry brush leggero, perché nel mio caso, come vi farò vedere nel resto del tutorial, io preferisco invecchiarle come sempre, e il dry brush è perfetto perché mi va leggermente a texturizzare la superficie, come se stessi facendo una sorta di diciamo non chipping ma stippling, ovvero quando voi andate a premere praticamente col pennello, e secondo me lì avete quella resa giusta di superficie leggermente ruvida e non più liscia, che vi permette di avere una giusta resa di invecchiamento, no? Perché dà proprio l'idea dell'armatura invecchiata. Mi piace veramente anche questa lampadina nuova, la lampada nuova con i LED,
sono dimerabili a 6400 di freddezza, diciamo 6400. Devo dire la verità, bel prodotto davvero, questo utilissimo per gli streamer, a parte il fatto appunto del supporto. Devo dire che anche la lampada funziona bene, il colore e la luce è leggermente più fredda di quella a cui siamo abituati, che ci dà l'idea del calore. In realtà, come vedete sul video, lascia più spazio al colore originale, perché in questo momento io quello che sto vedendo sul video è quasi uguale a quello che vedo dal vivo, cosa che normalmente invece con le luci leggermente più warm, cioè più calde, non succede. Ok ragazzi, questo è l'effetto praticamente che abbiamo, vedete, sulla miniatura. Diventa molto più scura chiaramente, però adesso ha le sue ombre verdognole che possono essere utili. Ecco, qui ho un altro supportino e andiamo avanti praticamente. Quindi ragazzi, ora timelapse per tutte e 10, così vedete la stesura del colore. Magari provo un altro po' di trasparenza in più nel timelapse, sapete che aggiungo un altro mezzo, diciamo, di contrast. A tra poco. Bene ragazzi, allora adesso, una volta che abbiamo lasciato asciugare, diciamo, le nostre miniature, abbiamo capito che il Terradon è il verde giusto perché fa le ombre giuste, ripassiamo, quando saranno ben asciutti, con il dry brush praticamente tutti quanti i marine, in modo tale che riportiamo, diciamo, leggermente le parti più in concave, diciamo, più in luce. E io userei proprio un Sons of Horus con subito dopo un layer Sybarite Green, per infine fare le luci con il layer Gauss Blaster. E quindi con questi tre colori dovremo riuscire a rendere molto più vicini a quelli che fa la Games Workshop, ma tutti rovinati e ombreggiati in modo abbastanza rapido, perché sono 10 alla volta. Però avete visto che fra i 16 minuti circa di ieri, o quanti sono di video, poco più forse, e oggi che probabilmente ci metterò mezz'ora, ci avrò messo a farli tutti e altrettanti per il dry brush, insomma riusciamo a tirare fuori delle miniature più che decenti sul finale. Vedrete che roba, specialmente quando andremo a lavorare diciamo su tutto quello che riguarda poi gli invecchiamenti e il weathering, quindi potremmo fare tante cose, ricoprire con lo streaking grime e poi levare tutto con il white spirit. Potremmo levare col white spirit anche adesso, per esempio le parti più diciamo
sporgenti, ma non ha senso in questo caso perché io ho intenzione un po' di coprire queste parti qua facendo in modo che questo colore scuro rimanga l'ombra e quindi riportarli praticamente alla loro colorazione, che è questa. Ci vediamo non appena sono asciutti, cioè per voi fra un attimo. Allora, ovviamente in realtà io una miniatura asciutta ce l'ho perché le ho provate ieri, abbiamo le due famose con le due colorazioni leggermente diverse, quindi poi proveremo anche su di lui a vedere cosa accadrà. E utilizzerei proprio la tavoletta di Artis Opus in MDF per il dry brush, perché specialmente in questo caso abbiamo un layer, non abbiamo diciamo una colorazione fatta apposta. I dry cosiddetti, per esempio per Games Workshop, sono quasi ricotta a livello di consistenza. Il layer ovviamente no, quindi innanzitutto andiamo a mischiare il nostro layer in maniera importante e dopodiché iniziamo a metterlo sul tavolo. Guardate, devo ancora mescolarlo un pochino perché questo è nuovo. Quello che abbiamo usato ieri l'ho mescolato completamente nella sua boccetta trasparente che ho comprato a parte apposta, mentendolo praticamente con il Flow Improver, l'Airbrush Flow Improver, quindi il thinner dell'aerografo, per renderlo un colore Air. Quindi in questo caso ho preso due colori di Sons of Horus, uno per fare gli air, quindi le basi, e uno per questo lavoro che facciamo oggi. Ed eccolo qua. Allora adesso, grazie al nostro nuovo, diciamo, shaker, è più facile. Ecco come funziona la tavolozza. Semplicemente voi il dry brush lo andate a fare qui e quindi avete, come vedete, una texturizzazione intorno, il pennello si asciuga ma rimane più pigmentato che asciugarlo sulla carta assorbente. Andiamo in zoom così vediamo un pochino da vicino e andiamo semplicemente a spolverare tutta quella parte di miniatura che vogliamo che torni più o meno al suo verde originale. E vedete che in realtà non è che ci sia tanta differenza, sembrava di più quando era scuro scuro, come vedete, ma in realtà siamo vicini. Ecco perché il Terradon secondo me è il colore più indicato per poter fare questo lavoro e tornare poi alla sua colorazione originale. Guardate, vedete che semplicemente vado a rendere più smooth, come direbbero in inglese, la superficie del marine, in modo tale che non sia completamente macchiato. Io non sopporto una cosa dei contrast che levo sempre, che è questo effetto macchia che non fa weathering, fa proprio come se fosse un errore. E quindi secondo me la cosa migliore, scusate, sono più vicino, quindi mettere a fuoco è un po' più difficile. Secondo me la cosa migliore è proprio ripassare per andare a coprire queste false macchie che fa praticamente il colore. Vedete che adesso torna a essere più, tra le altre qua dove vedete l'elmo sto esagerando perché so che dopo andrò a fare un altro colore ancora. Qui vado solo verticale, quindi perpendicolare, in modo tale che il segno del pennello segua sempre quella direzione. Sto usando in questo momento un mini dry brush numero 3 della Greenstuff, mi sto trovando molto bene perché sono più lunghi di quelli di Artis Opus o di Army Painter e quindi per certi diciamo interventi come questo sono ancora più indicati, perché preferisco usare solo la punta del pennello, come vedete, non il collo che rimane completamente pulito, perché appunto voglio spolverare la miniatura, non andare a marcare troppo forte. Vedete che di colpo la nostra miniatura ha raggiunto, eccolo qui a fuoco, di nuovo subito la sua colorazione. Ci ho messo veramente poco mentre vi parlavo, no? E qui adesso andiamo avanti con il dry brush, ma io prima faccio tutte le miniature. Ovviamente voi non lo vedrete oggi, non faccio un time lapse perché si stanno ancora asciugando e io vado avanti con questa, ma quello che vi suggerisco è di utilizzare sempre lo stesso colore prima di passare a quello dopo, altrimenti dovete utilizzare un altro pennello, ok? Quindi ora cosa succede? Noi ci mettiamo il nostro Space Marine un attimo in piedi, prendiamo il secondo passaggio di colore e qui veramente, ragazzi, andateci leggeri perché altrimenti andiamo a inficiare e rovinare praticamente tutto il lavoro che abbiamo fatto con l'aerografo, che già adesso è veramente molto coperto dal contrast in quanto abbiamo usato poco la trasparenza, ok? Più trasparenza usate, ho visto che durante
time lapse ho messo anche un po' di acqua e ha funzionato. Adesso vedete, andiamo avanti con il nostro dry brush e vado sopra quello di prima a mescolare in modo tale che venga fuori sì un po' di luce, ma non esagerata ancora, perché voglio vedere che effetto fa. E andate a rendere il dry brush veramente sottile, non andate a esagerare in questo passaggio, andateci per gradi. Adesso mi spiace che vedete poco la tavolozza, eccola qua, vedete che sto mescolando praticamente, andate a gradi perché in questo modo riuscite a vedere cosa state facendo e quanto marcare praticamente le vostre miniature. Vedete che adesso ci siamo e il mio Space Marine sta acquistando effettivamente rotondità. La cosa che mi piace molto è che nonostante non sembri, tutti i passaggi fatti in precedenza, l'aerografo piuttosto che la trasparenza e tutto, che sono in realtà passaggi velocissimi, vi danno una miniatura che è eccezionale. Adesso andiamo a fare solamente il colore puro e quindi vado a mischiarmelo qui e vado a vedermi sulla testa che cosa succede. Ok, perché qui poi farò l'oro e quindi posso andare a marcare un pochino sul verde. Ecco qua, perfetto. Andiamo a prendere tutta questa parte qui e andiamo a lavorarla con il suo colore leggermente più sfumato, cercando di marcare di più ovviamente sugli spigoli e leggermente oltre lo spigolo, perché poi andremo a usare altri colori ancora più chiari per aumentare questo effetto. Quindi qui continuo il mio dry brush e direi che ora comincia veramente a venire fuori un bel effetto. Guardate anche, lo vediamo lo spallaccio qui in mezzo e ai lati. Avete levato intanto tutte le macchie e avete già una miniatura che comincia ad avere tutta una sua rotondità e una sua coerenza molto diversa da quando avevamo passato prima il contrast che ci dava tutto quell'effetto macchia. Vedete? Adesso comincia a essere veramente più omogenea. Adesso prendiamo il colore più chiaro ancora, continuiamo a mischiare i colori sulla tavolozza in modo tale che abbiamo una sfumatura più omogenea e quindi non abbiamo bisogno poi di fare altri lavaggi o altre velature, e invece andremo poi probabilmente a invecchiarli con altri effetti che potrebbero essere per esempio il weathering appunto con, non dico l'Agrax, anche, forse anche l'Agrax, dopo vediamo. Andiamo avanti su questa situazione qui schiarendo ancora di più. Vedete che ora vado veramente a schiarire sulla tavolozza e una volta schiarito quanto voglio vado sulle punte e vado a solo in verticale in questo caso e qui in orizzontale per la parte centrale e andiamo a farci gli spigoli. Vedi le scarpe, vedi per esempio tutto il gambale e tutta la parte delle gambe per ora deve essere sfumata in modo tale che si avverta il terzo colore, ok? Ora chiaramente voi direte sì, ma a sto punto abbiamo quasi completamente coperto quello che stavamo facendo prima, forse tutti i passaggi precedenti non hanno senso, no? In realtà ce l'hanno, nel senso che non coprite tutto e si vede la differenza. Se voi li provate a fare senza, partendo da Sons of Horus, fate solo questi 3 lavori col dry brush, vedete che non c'è la profondità che ha invece questa miniatura qua, e quindi io vi consiglio di fare tutti i passaggi. Allora andiamo a diciamo passare il resto della miniatura, braccio, lo spallaccio, eccolo qui, lo zaino. Vedete che in un attimo ho tirato fuori le rotondità, ho levato le macchie, ve lo ripeto per l'ultima volta, promesso, però a questo punto vedete che abbiamo una miniatura che comincia ad avere il suo senso e torna a essere un Sons of Horus, lo vedete? Ok, adesso siamo arrivati alla fine del dry brush, quindi è già finito il passaggio del dry brush, basta ripetere questi 3 passaggi su tutte quante le miniature, lo faremo poi
nell'ultimo video e non ve lo faccio vedere tutto in timelapse, ma sicuramente poi domani faremo una showreel di tutte le miniature, perché quando fate questo tipo di lavori la cosa più conveniente è lavorare su 10 miniature, dalle 5 alle 10 miniature, in modo tale che non vi trovate poi a dover fare uno per uno tutto questo lavoro, perché ovviamente va a finire che diventa un po' lunga la situazione, no? E invece magari avete un torneo e per fare rapidi fate in questo modo qui. Ok, adesso io direi che possiamo passare direttamente alle luci, quindi ci vediamo fra un attimo con il nostro Gauss Blaster Green e facciamo le luci, e dopodiché andiamo a coprire di nero tutte le parti che vanno fatte di nero, per poi coprire di bronzo e oro tutte le parti che vanno fatte di bronzo e oro, e ormai la nostra miniatura sarà praticamente delineata. A tra poco. Allora ragazzi, io uso di solito uno 0, in questo caso un Artis Opus Series, è un M Series, quindi M vuol dire che la punta, eccola qua, scusatemi, non ero inquadrato giusto, la punta come vedete è la metà della lunghezza normale, ok? Quindi praticamente mi rimane più appuntita, sembra quasi una matita in poche parole, e mi permette di lavorare facilmente sulla miniatura. Io adesso semplicemente mi vado a prendere il mio colore, sarebbe la cosa migliore utilizzare, e lo facciamo, la wet palette, perché in questo caso il colore più liquido è e meglio è. Quindi io mi prendo la wet palette, che adesso mi metto qua accanto, eccola qui, e vado a mettere acqua e colore sulla mia wet palette, così vedete anche questo. Vedete che cerco di non sporcare il collo del pennello, se accade vado ovviamente a eliminare. Acqua più colore layer è abbastanza diciamo chiaro, e posso andare a fare gli spigoli così. Ecco qua. Adesso, come sempre con gli Space Marine, andiamo non tutto lo spallaccio, vedete, da metà fino in fondo, ok, eccolo qui, e niente, è una questione di pazienza, come tutti gli altri Space Marine. Questo punto di momento dell'hobby è veramente il momento più delicato, perché farlo per 10 ovviamente vi farà sentire un po' di stanchezza. Non ve ne preoccupate, andate avanti, magari non fate tutto lo stesso giorno, ok? Però sappiate, vedete che facendolo cambia completamente la miniatura, vi dà veramente quelle luci che servono a far vedere di più certe parti che sono concave. Scusate che mi si stava nel frattempo levando la miniatura, forse voi non la vedevate, ok? Eccoci qua. E avanti così, quindi lo spallaccio qui non lo faccio, e neanche questo qua, perché diventeranno neri e quindi non c'è motivo di farli. Facciamo, diciamo, questa parte qua, le dita. Ok. Bene ragazzi, ora che avete visto questo passaggio, direi che possiamo andare avanti con un classico timelapse dei miei, in modo tale che la vedete fare tutta senza impazzire, perché qui ci starò un pochino, non vi nego che un pochino di tempo ci vuole, quindi ci vediamo fra un attimo con il timelapse e avanti.
anche questo passaggio è abbastanza veloce, semplice, nel senso che girate sempre come avete visto ho fatto io nel tutorial, diciamo costantemente durante il timelapse giravo la miniatura per fare in modo che ci fosse più facilità nel andare a sistemare gli angoli con il collo del pennello piuttosto che con la punta. Nel frattempo chiudo il colore, se no prima o poi lo rovescio. E ci siamo. Quindi a questo punto quello che dobbiamo fare nel prossimo passaggio è utilizzare un nero per andare a fare tutte le parti nere. Io mi terrei il mio 0 e andrei a utilizzare un Black Legion, che è il nuovo, diciamo, contrast, eccolo qui, e utilizzerei lui per sfruttare tutte le trasparenze possibili che abbiamo, visto che stiamo lavorando dal bianco verso lo scuro piuttosto che dal classico primer nero e quindi dallo scuro verso il chiaro. Vi ricordo che la differenza è che nella tecnica per esempio degli acquerelli si parte dal chiaro e si va verso lo scuro con i colori, come stiamo facendo ora. Nella invece tecnica dei colori a olio, quindi dei dipinti a olio, si fa il contrario, si parte da una parte scura e si va a sovrapporre schiarendo praticamente il colore, in questo caso come fossero degli acquerelli. E quindi andiamo avanti, mettiamo in trasparenza il nero e vediamo un pochino. Timelapse sul nero e dopo ci vediamo. Che si va a delineare quello che è poi la miniatura che andrà verso la fine prima del weathering. Quindi le parti nere andranno ovviamente con il dry brush fatte di grigio scurissimo e poi spigoli anche qui di un grigio molto chiaro, facendo veramente tanta attenzione a non esagerare. Ci sarà questa parte in metallo della sega e tutte le borchie e la testa, in questo caso che è modificata con i pezzi Forgeworld, che avrà praticamente il bronzo. Lascerò invece in nero questi due pezzi qui, qualcuno li fa in bronzo, secondo me sono carini anche in nero, potrei fare in bronzo magari la parte finale, che non è male come idea. Adesso vediamo un attimo, perché ovviamente poi tutto quello che faccio di qua va moltiplicato per 10, quindi per 9 sulle altre miniature. Allora, due particolari: ho cambiato pennello subito utilizzando in questo caso Army Painter Wargamer Detail, che più o meno è uno 0, solo che la punta è leggermente più lunga, ma soprattutto è sintetica, perché mi sono reso conto mentre facevo il timelapse che l'Artis Opus ovviamente è un Kolinsky, quindi martora, e non è il caso di usarlo perché i contrast devastano i pennelli. Usate sempre i sintetici. Due vantaggi e due svantaggi, o uno svantaggio diciamo del contrast, ma sono anche due. Allora, fate attenzione, vantaggio e svantaggio insieme, in base alla vostra mano quanto siete pratici,
che il colore liquido è più facile da stendere se siete bravi, meno facile da stendere se siete all'inizio. I contrast infatti vengono visti come colori da utilizzare per i principianti, quando in realtà è il contrario probabilmente, cioè quando li usate bene è perché siete diventati bravi a dipingere, il che significa avere dimestichezza con la mano e con la punta del pennello per non andare a toccare tutte le altre cose e riuscire con una passata sola a dare praticamente il nero solo dove volete in questo caso, altrimenti se passate sopra il nero qui è un problema, bisogna ripassare di nuovo soprattutto con i colori naturali quando si è asciugato, o meglio naturali, quelli insomma che c'erano prima. L'altro svantaggio è che glossano tantissimo e questo dovete capirlo voi. Allora, questi nuovi meno, come vedete è più satinato, diciamo. Quelli vecchi, attenzione, che glossano un pochino e quindi gli danno questa percezione. Ve li faccio vedere qui mentre si sta asciugando. Ecco qui com'era lo Space Marine prima dell'intervento che abbiamo fatto ora, vedete la differenza, e è glossato quasi, quindi per forza bisogna passare con una dry brushata sopra per fare l'invecchiamento, perché altrimenti questo effetto non vi viene fuori. Detto questo, vantaggio gigantesco, lavorano sulle trasparenze in base a quanto voi le allungate, come avete visto, e per esempio quando date il nero la trasparenza delle prime luci ve le dà con un po' di verdognolo che c'è sotto, quindi rende coerente la miniatura dando un po' di sfumature già colorate. Poi il resto lo fate voi passando sugli spigoli con i grigi. Quindi direi adesso ragazzi che ci fermiamo con questa puntata, perché intanto lascio asciugare questo, vado avanti io nel frattempo per la prossima puntata a rendere tutte le miniature uguali a questa e dopodiché andiamo avanti con gli ultimi punti di luce per quanto riguarda il nero, facciamo i metalli e dopodiché passiamo al weathering con la quarta puntata. Ci vediamo domani. We could be the warriors.